Ciao a tutti da Vittorio, oggi voglio tornare a parlare del decreto crescita perché è stato approvato. Se mi seguite dall'inizio sapete che ho già fatto un video sul decreto crescita, ma ci sono delle novità importanti. Ma prima, se sei un tifoso della Lazio, questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò un nuovo video sulla prima squadra della capitale, quindi clicca quel bottone iscriviti e la campanella in modo tale che ricevere la notifica da YouTube ogni volta che caricherò un nuovo video. Torniamo a parlare del decreto crescita perché è stato finalmente approvato, io te ne ho già parlato credo un mesetto fa, ma ci sono delle novità importanti, soprattutto per quanto riguarda i calciatori. Insomma, il decreto crescita è un piano del governo per favorire anche il rientro dei cervelli in Italia. Fra i cervelli però sono stati compresi anche i calciatori non italiani, per cui sostanzialmente con questo decreto acquistare calciatori all'estero è sicuramente un grande vantaggio. Però quando ti ho fatto il video io si parlava del 30% per i calciatori e invece è stato alzato al 50%, è stato abolito il bonus per il Sud, quindi se tu sei il Napoli o sei la Juventus pagherai sempre la stessa commissione. Ma andiamo con ordine. E che cos'è praticamente il decreto crescita? Qual è il vantaggio? Bene, se tu sei un calciatore e negli ultimi 2 anni non sei vissuto in Italia, se rientri in Italia la squadra che ti paga lo stipendio ha uno sconto sulle tasse che deve pagare. Sostanzialmente, anziché pagare le tasse sul 100% del tuo stipendio, le pagherà solo sul 50%. Quindi capite che lo sconto è importantissimo, anche perché i calciatori di solito hanno degli stipendi importanti e quindi vanno a pagare il massimo previsto di tasse e quindi ovviamente il costo delle tasse è altissimo. Prima cosa, essendo 2 anni all'estero non vale per Maurizio Sarri, che torna in Italia alla Juve ma è stato fuori solo un anno, Gigi Buffon, che torna alla Juve ma è stato un anno fuori soltanto, ma vale per esempio per Antonio Conte, che è stato 2 anni all'estero, torna all'Inter, l'Inter pagherà solo il 50% di tasse. Varrà anche per Johnny della Lazio, perché lui in Italia non c'è mai stato, per cui la Lazio pagherà solo il 50% del suo stipendio. Prendiamo uno stipendio di 10 milioni di euro, come quello che pago io a Marco Mezzanotte per commentare tutti i miei video. Sì, non ve lo dovevo dire, ma è così. Ecco, se Marco rientrasse in Italia, presumendo che sia all'estero, io pagherei solo il 50% del suo stipendio in tasse, per cui anziché 10 milioni pagherei le tasse su 5 milioni, per cui capite che c'è un bello sgravio fiscale, un bel vantaggio. Questo vale solo per i primi 2 anni, però insomma all'inizio sarebbe un bel vantaggio per me e in generale per la Lazio. Perché avevo detto in quel video che questa è una norma che aiuta soprattutto la Lazio? Beh, basta guardare il passato. Lo scorso anno quanti giocatori la Lazio ha comprato dall'Italia? Badel e Acerbi. Tutti gli altri sono venuti da fuori, Correa, eccetera, eccetera. Quest'anno è praticamente la stessa cosa. Si parla di giocatori associati alla Lazio, sono tutti da fuori. Johnny stava in Spagna, Vavro stava in Danimarca. Vedete che l'unico linkato alla Lazio che sta in Serie A è Lazzari, ma io sono convinto che Claudio Lotito potrebbe dimostrare che Ferrara non fa parte dell'Italia ma fa parte del Granducato di Ferrara e quindi Lazzari viene dall'estero. Scherzo, però conoscendo Lotito ci potrebbe provare. Però vedete che la Lazio avrebbe un grande vantaggio, no? Johnny paghi per i primi 2 anni la metà delle tasse, Vavro la stessa cosa, anche gli altri giocatori associati alla Lazio vengono quasi tutti dall'estero, no? Tranne Lazzari, per cui per la Lazio sarebbe un bel vantaggio. Per 2 anni poi non pagare le tasse piene per un calciatore. Per questo dico che la Lazio dovrebbe cercare il colpaccio all'estero, perché è vero, magari va a prendere un grande giocatore, anche Adecagne viene dall'estero e quindi anche lui pagherà la metà delle tasse, anzi la Lazio pagherà per lui la metà delle tasse, perché poi la cosa è, il contratto del calciatore è quello, si scrive il netto, per cui la squadra si fa carico dell'ordo che spesso, visto gli stipendi dei calciatori, è il doppio dello stipendio, per cui quando sentiamo il calciatore prende 2 milioni di stipendio, beh, la società ne paga altri 2 di tasse. Questo per darvi un po' di informazioni. Però tornando al mio discorso, per questo io credo che sia l'anno in cui la Lazio deve fare un bel investimento, comprare un buon giocatore, certo pagherà il cartellino, però per i primi 2 anni paghi il 50% in meno di tasse. Per cui, per esempio, quando si parlava, che ne so, di Modric all'Inter, l'Inter avrebbe risparmiato il 50% del cartellino. Capite che questi sono vantaggi importanti per un club, soprattutto nel tema del financial fair play, parliamo di un risparmio molto molto importante.
Anche per questo forse la Lazio sta guardando all'estero, anche se è vero che se andiamo a vedere la storia di Lotito Tettari, quasi tutti i calciatori comprati dalla Lazio vengono dall'estero. Perché? Perché il calciatore all'estero costa di meno, in Italia qualsiasi calciatore costa di più, perché è italiano, perché il mercato italiano è competitivo, mentre spesso vai in Argentina riesci a prendere i calciatori a dei prezzi stracciati che però sono magari più forti o allo stesso livello di quelli italiani. O almeno fai un investimento su Patrick, che alla fine sì, hai buttato quanto? Lo stipendio del calciatore, non hai speso 10 milioni di cartellino per un calciatore che ti fa da riserva. Per cui, a mio avviso, il decreto crescita può aiutare molto la Lazio. Ovvio, io spero che la Lazio sfrutti questo vantaggio per andare a prendere un calciatore importante, uno che ti costa tanto, che però ha il vantaggio che per i primi 2 anni pagherai solo il 50% di tasse sullo stipendio. Una delle novità apportate è, come vi dicevo all'inizio, è che prima vi era previsto uno sconto ulteriore per le città al sud d'Italia. Questo sconto è stato abolito, per cui James Rodriguez se va al Napoli, il Napoli pagherà solo il 50% di stipendio. Prima era previsto il 30%, ma addirittura per il sud era una cifra intorno al 10%, per cui immaginate che grandissimo sconto sarebbe stato per De Laurentiis prendere James Rodriguez. Voi che ne dite di questa legge e che cosa ne pensate del mercato della Lazio? Cambierà in base a questa nuova norma? Scrivetelo nei commenti qua sotto. Ciao, grazie per aver guardato il video sino in fondo. Se ti è piaciuto clicca il bottone like. Se clicchi il mio logo ti puoi iscrivere al canale se non sei ancora iscritto. Qui trovi altri video che ti suggerisco di vedere perché ti piaceranno sicuramente. Se ti piace la mia maglietta invece trovi il link in descrizione. Ti lascio anche i miei account social in modo tale che mi potrai seguire su tutti i miei account. Ok? Ciao, alla prossima!